quando ti propongono la cipolla caramellata la prima volta declini, dici no grazie, pensi all'alito, pensi a mille stupidaggini, e adesso non puoi più farne a meno, perché come la vedi te la fai fuori subito. Infatti io ne devo fare 1 chilo, perciò il primo ingrediente 1 chilo di cipolle. Non sto esagerando, davvero fatene 1 chilo, un bel chilo di cipolle rosse belle carnose, possibilmente se ci sono quelle di Tropea sono il massimo, vanno bene anche le cipolle bianche, un po' meno, meglio se sono rosse, mentre le bionde non sono adatte, però se non ne avete altre vanno bene anche quelle. Prima cosa, tagliare le cipolle. Ora, se la volete fare tipo marmellata le tagliate sottili sottili, piccole piccole, se la volete fare invece un po' più grossa come piace a me, tagliatele belle grosse. L'importante è che siano tante. Nel mio lavoro, il mio mestiere, capita spesso di dover tagliare tantissime cipolle, parliamo proprio nell'ordine anche dei 15-20 kg quando si fanno le zuppe di cipolle, le creme di cipolle, eccetera eccetera, ed è sempre momento di piangere, sono lacrime, poi io ho gli occhi delicati, ed esiste un trucco, esiste solo un trucco per non piangere con le cipolle, ve l'ho messo alla fine del video. Quindi torniamo alla nostra ricetta. Tutte le nostre belle cipolle tagliate a pezzettone, a fettone o a fettini come volete dentro una padella, 2 giri di olio extravergine di oliva, fuoco forte finché non vedrete il fondo della padella che incomincerà un po' ad arrostire, a colorire. A quel punto è ora di caramellare, basta soffriggere. Caramellizziamo. Ci mettiamo 2 bei cucchiai di minestra strapieni di zucchero, potete usare lo zucchero bianco o lo zucchero di canna, quello che volete, però se usate quello di zucchero di canna, quello chiaro, non quello scuro. Sciogliamo bene lo zucchero, abbassiamo un po' il fuoco e lo zucchero piano piano comincerà a caramellizzare, però noi lo rallentiamo un po' con un cucchiaio di aceto, questo è facoltativo ma è un piccolo trucco che vi invito a provare. Sale, pepe quanto basta, per i più golosi anche un po' di peperoncino. Fuoco basso, un coperchio e lasciamo andare 10 minuti. Il tempo dipende un po' da quanto avete tagliato grosso la cipolla, dal tipo di cipolla, quindi ogni tanto gli date una giratina, guardate che non si attacchi, però non dovete bagnarlo, deve cuocere di suo con lo zucchero sciolto. Più lo lasciate su più diventerà scuro, però le cipolle saranno cotte quando vedrete che cominceranno ad avere un aspetto gelatinoso, trasparente, e saranno cotte. Queste cipolle le potete mettere di contorno, vicino a qualsiasi cosa, all'arrosto, a delle verdure o sopra la bruschetta. Voi fate un pane, appena fatta la bella pagnottona, ci mettete su una cucchietta di questa roba qui ed è la fine del mondo. Vi aspetto qui sotto in descrizione, sotto il titolo, dove troverete la ricetta scritta bene per esteso con tutti gli ingredienti, tipi di cottura, tutto scritto per bene che ve lo potete anche stampare. Troverete inoltre anche tutti i link dei miei social se volete venire a trovarmi più da vicino. Un caro saluto da Gabriele.